Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale Voce Strumento Interiore. Oggi parleremo di belting. Di recente ho navigato un po' su YouTube perché mi piace anche ascoltare altri insegnanti e sentire cosa dicono, vedere se si sono di recente creati nuovi termini, perché il mondo del canto è sempre stato un mondo particolare. È molto vincolato dal lessico, quindi le parole che noi usiamo quando spieghiamo ai nostri allievi qualcosa possono essere usate per far capire correttamente un concetto, così come possono essere usate per far capire correttamente un concetto e ottenere un risultato aleatorio. Cosa vuol dire? Che spesso quando noi diciamo che cosa si va a fare, l'allievo può capire chiaramente a modo suo. Ecco perché il lessico nel mondo del canto è così importante. In questi giorni ho girato tantissimo su YouTube, ho guardato tantissimi video di tantissimi insegnanti di canto, ho visto il belting spiegato in moltissimi modi diversi, ma metterò al fondo di questo video un video di una insegnante di canto americana, chiaramente il belting è Voicecraft, quindi metodo patrimoniale Voicecraft, che spiega molto bene il concetto, almeno è molto simile a come è stato insegnato a me nel 1994. È facile fare confusione quando si parla di belting, addirittura sulla stessa parola è facile fare confusione, però ripeto, ogni insegnante ha diritto anche ad avere la propria visione della cosa, l'importante è poi alla fine come l'allievo la riceve, la recepisce e la mette in pratica. Allora, siccome non posso e non voglio, non mi piace contestare video fatti da altri, l'unica cosa che possiamo fare quando in merito al belting le visioni sono veramente a volte opposte e diverse e non riusciamo più a venirne a capo, l'unica cosa che possiamo fare quando si parla di belting è spiegare come è stato insegnato a noi insegnanti. Ho visto molta confusione sulla terminologia della parola belting. Intanto belting è il verbo riferito al sostantivo belt. Belt in americano significa cintura. Andiamo a prendere la sostantivazione di belting, non to belt il verbo, ma andiamo a prendere il sostantivo. A me è stato insegnato nel 1994 da un cantante madrelingua americano che era vissuto fino alla sua età adulta in America e poi era tornato in Italia, aveva studiato il Voicecraft in America, che per belting si intendeva proprio la circonferenza di una cintura. Quando noi, non dimentichiamo che oggi esistono pantaloni a vita bassa, ma una volta i pantaloni avevano l'aggancio all'ombelico, quindi la cintura dei pantaloni passava esattamente all'altezza dell'ombelico. E che giro fa questa cintura? Quindi il belting mi è stato innanzitutto spiegato come l'attivazione di tutti i muscoli che vivono circondati dalla cintura. Cioè, se noi abbiamo una cintura, noi avremo da attivare di conseguenza cantando gli addominali, i traversi dell'addome, una componente laterale costali esterni e i dorsali inferiori. Questi sono i muscoli che vivono tutto attorno alla nostra circonferenza, detti muscoli della cintura, i muscoli del belting. E questo è il fatto, quindi quando si usa il belting bisogna attivare queste muscolature. Attenzione quando parliamo di muscolature e come attivarle, perché molti colleghi mi confermano che ad esempio per far capire in maniera rapida all'allievo di che cosa sia il belting, si può dire ad esempio spingete come quando andate di corpo. È molto diffuso questo esempio, anche se è risibile, è un esempio molto diffuso che molti insegnanti di canto fanno ai loro allievi. È su questo che dobbiamo concentrarci, su una piccola differenza. Quando un insegnante di canto vi dice spingete come se steste andando di corpo, che cosa rischia di causare se l'allievo interpreta questo in maniera errata? Si rischia di avere un allievo che prende la fascia verticale retto dell'addome, che include gli addominali per come noi li conosciamo, la tartaruga eccetera eccetera, si rischia di prendere questo retto dell'addome e andarlo a contrarre. Quindi il muscolo, insegnano i personal trainer in palestra, può lavorare in due modi: può lavorare sotto sforzo e avremo una morfologia, o può lavorare per estensione e resistenza e avremo un'altra morfologia. Bisogna fare molta attenzione a cosa capisce l'allievo, perché se noi diciamo all'allievo spingi come quando vai di corpo, noi avremo un allievo che fa così. E attivando gli addominali avete appena visto cosa è successo qua. Avete visto? Se si spinge di pancia come per andare di corpo, si rischia di irrigidire la zona del collo, perché gli addominali quando lavorano per compressione hanno come riflesso l'attivazione dei tendini del collo, cosa sbagliatissima perché il collo deve essere sempre rilassato e mai costretto. Cosa dobbiamo dire a un allievo? Attivare il belting non è spingere come per andare di corpo, perché rischiamo che capisca questo. Dobbiamo dire che il muscolo retto dell'addome, che include gli addominali, che noi chiamiamo addominali ma si chiama muscolo retto dell'addome, deve estendersi, ok?
Quindi noi sappiamo, dicevamo, che se noi lavoriamo il muscolo lo possiamo fare in due modi. Un personal trainer vi dirà: prendete un peso molto forte e sollevatelo. Quando voi prendete un peso molto grande e fate un unico sforzo, il muscolo si accorcia e si gonfia. Ecco perché i palestrati sono molto ben, nei palestrati sono molto ben visibili e sono molto definiti i muscoli, perché vanno sempre a lavorare sullo sforzo e il muscolo nello sforzo si accorcia e si gonfia. Ecco perché nei culturisti i muscoli vengono fuori. Ma il cantante non deve far fare ai propri muscoli questo lavoro. Il cantante deve avere dei muscoli tonici, sì, ma anche molto flessibili e molto allungabili. Quindi il movimento che noi facciamo quando attiviamo il belting è un movimento esattamente opposto. Noi non dobbiamo accorciare il retto dell'addome e gonfiare questo muscolo, se no spingiamo di pancia e chiudiamo la gola e rigidiamo la gola. Il muscolo retto dell'addome va esteso. Quindi, come vedrete nel video dell'altra docente americana alla fine del mio, come facciamo a fare questo? Solleviamo il torace dal bacino, distanziamo il torace dal bacino inserendo l'arresto costale e il muscolo retto dell'addome si estende. Ci sarà come effetto collaterale un rientrare della parete addominale. Ecco perché la musica classica, il canto lirico è diverso dal moderno, perché invece loro hanno esattamente l'opposto. Loro hanno uno sventramento in avanti. Il cantante moderno non spinge in avanti la pancia, la ritrae. Questo è il belting. Vi accorgerete, se fatto su di voi, che se voi tirate la pancia in dentro, creerete un arresto costale, avrete anche i traversi dell'addome che lavorano, perché spostandovi secondo la regola dell'indipendenza andrete a caricare anche i traversi dell'addome. Il retto dell'addome rimane composto e l'ombelico rientra verso la colonna vertebrale e con l'indipendenza andate a turno a sollecitare i traversi dell'addome. In questo movimento ci sono anche i costali esterni che mantengono l'apertura dell'arresto costale e chiaramente, cosa di cui abbiamo già parlato in video precedenti, ci sono i dorsali bassi, quelli che quando voi fate questi slittamenti del torace per l'indipendenza sopra il bacino andate ad attivare a turno i dorsali inferiori. È tutto molto bello quello che ci siamo detti fino adesso, resta il fatto che a me il belting è stato insegnato in questo modo. La persona che era davanti a me, il cantante americano che ha studiato il voicecraft in America, mi ha messo le dita contro lo stomaco, un po' più in basso, quindi tra lo stomaco e l'ombelico, e ha premuto la sua mano contro il mio corpo. Mi ha detto: se io spingo questa mano al tuo interno e tu devi impedire alla mia mano di entrare all'interno del tuo addome, che cosa fai? E nel frattempo cammina. Mi ha fatto installare un sanissimo belting, non eccessivo, un arresto costale, azionando tutti i muscoli di cui abbiamo parlato prima. Questo è stato il modo in cui il belting è stato insegnato a me, da una persona madrelingua, da una persona che aveva studiato il voicecraft nel 1994 in America, quando qua in Italia noi il voicecraft non sapevamo neanche cosa fosse, e con questo piccolo esempio della mano che preme contro l'addome io ho inserito i muscoli della cintura, cioè ho creato un belting. Questo è il belting che è stato insegnato a me. Non voglio andare in polemiche, non voglio criticare i video degli altri, non voglio al tempo stesso, per par condicio, che venga criticato il mio. Vi invito a considerare, perché il mio libro nasce per questo, che molte cose possono avere un diverso nome, un insegnante può spiegare le cose in modo diverso, l'importante è che il risultato non porti mai a un'igiene vocale errata, cioè a una voce, a una gola che si affatica quando si canta. Se il belting è fatto correttamente, c'è una distensione e abbassamento del diaframma, quindi non c'è un diaframma troppo alto in condizione di sostegno e troppo vicino alle corde che crea un'esasperazione di pressione sottoglottica. Il belting, se fatto così, è sano, non ci sono poi tra l'altro modi di cantare più igienici di altri. La lirica, se eseguita correttamente, è igienica, come è igienico il canto moderno e il voicecraft e il belting. Nei prossimi video, l'anno prossimo, quindi auguro a tutti buon Natale, ci soffermeremo anche su alcune parole che possono confondere chi cerca video su YouTube che parlano di canto moderno. Parleremo del famoso registro misto, che dobbiamo andare a precisare, e dobbiamo poi analizzare alcune nuove terminologie, tra cui speech voice, che sono nate negli ultimi anni, ma che di fatto sono tutte includibili in tutte tecniche già preesistenti. Quindi è stato cambiato il nome, si è parlato di registro misto, ancora oggi ci sono tanti insegnanti che dicono che il registro misto ad esempio non esiste, che è la voce pulita di cui io parlo nel mio libro. Quindi poi per gennaio analizzeremo alcuni nuovi vocaboli inerenti al mondo del canto che non sono neanche nient'altro che in realtà un nuovo lessico, ma riferito a qualcosa che conosciamo da tempo e conosciamo tutti benissimo. Questa piccola pillola sul belting sono stata lieta di averla fatta, vi metto qua in coda il video della docente americana di cui vi ho parlato e spero di aver chiarito bene e di avervi spiegato che cosa è il belting per me e come il belting di fatto è per un americano.
Auguro a tutti buon Natale e ci vediamo nel 2021. Grazie. Ciao. When you're doing this specific exercise, I want you to try to squat on the top note. Now that's going to sound weird. If you're a dancer, I want you to plie. Okay, I'm in my low squat position. This is super awkward. When you get to that top note, ya, ya, ya. Now the purpose of this... Good job, Ash! Now the purpose of the squat is to feel kind of that grounding that I keep talking about. It's the feeling of, you know, the notes going up, but your body's going down and rooting you into the floor so you feel supported. So you're not reaching for your note or reaching from our throat. You want to feel like you've got that grounding to shoot the note up. Let's try that again. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Good. Now when you're belting, you can play with all kinds of sounds. You can have a deeper, longer sound. Ya, ya, ya. That's still keeping kind of that long, relaxed vowel. But sometimes we need to lift a little bit. So feel a little bit of that lift, like when you're working in your head voice. Feel it down here, so you can resonate kind of more in this area. Ya, ya, ya. That gives a different, maybe brighter sound. You know, that's what it's about. It's about exploring what sound you like, what feels good, what feels comfortable. Certain vowels really make a difference. Yeah, yeah, yeah. Maybe that's too spread, so then how can we darken a vowel? Yeah, yeah, yeah. So it's all about playing around with your vowel sounds and your shapes, but all the while maintaining that low, nice support. If you feel like you're yelling, get there and then relax into it. For me, and what I try to teach my students is, you know, really engaging your core and feeling like that's where you can carry that like oomph, that oomph from your belly and use that, you know, use the air.